Com'era la biancheria in epoca Regency? Sotto quei vestitini leggeri portavano le mutande? E cosa usavano per sostenere il seno? Lo scopriamo dopo la sigla. La biancheria nell'epoca Regency era usata con diversi scopi. Riparare dal freddo, visto che gli abiti erano leggerissimi, salvaguardare gli abiti stessi dal sudore della pelle, così si lavavano meno e si rovinavano anche meno, e nascondere le forme femminili. Molti abiti a stile impero erano trasparenti e tanto leggeri che bastava un po' di vento per segnare la silhouette e sottolineare le forme femminili, compreso il pube e la linea del sedere. Per non suscitare scandalo era necessario almeno uno strato di biancheria, ma di solito se ne indossavano 3 o 4 per l'abbigliamento quotidiano e di più per gli eventi mondani. Tutti portavano la biancheria intima, ma parlarne era un tabù. Il pudore ottocentesco proibiva di parlarne con l'altro sesso. Gli uomini evitavano del tutto l'argomento, mentre le donne potevano discuterne tra di loro in privato o con la modista, mantenendo sempre una certa discrezione. Solo in un bordello, ad esempio, si potevano nominare ad alta voce le mutande. Le mutande esistevano, ma erano molto diverse dalle nostre e non tutte le indossavano. Erano appannaggio solo delle classi abbienti e, al contrario di come avviene oggi, era più pudico non indossarle. Le donne che le portavano erano considerate, sorprendentemente, più audaci. Erano un'imitazione diretta degli indumenti intimi da uomo e come tali considerate un po' osé e volgari su di una donna. Inoltre, prima della reggenza, le uniche donne che le indossavano erano prostitute. Come erano fatte? Beh, non assomigliavano per niente ai moderni slip, erano piuttosto dei mega mutandoni, dei pantaloni, insomma. Erano fatti di cotone, lino, lana o seta, bianchi o crema, fermati in vita da una fettuccia. Erano lunghi fino alle ginocchia, dove erano più stretti. Se avete visto il mio vecchio video sulla storia delle mutande, sapete già cosa sto per dirvi. Le mutande ottocentesche erano aperte in mezzo. Erano 2 maniche unite in vita senza cavallo. Siete perplessi? A cosa servono delle mutande se proprio in mezzo lasciano le parti intime scoperte? Noi le usiamo proprio per proteggere quelle zone. Beh, all'epoca questo non importava. Non era considerato. Le mutande servivano per proteggere le gambe dal freddo e l'apertura in mezzo era pratica per espellere le funzioni corporali. Non dovevi neanche spogliarti in pratica. Facevi passare il vaso da notte sotto le gonne e lo posizionavi tra le gambe. Immagino che anche nel caso in cui qualcuno fosse entrato nella stanza non avrebbe visto neanche un centimetro di pelle della ragazza. Potevi praticamente farla in pubblico. Ai vittoriani piace questo elemento. I mutandoni costosi avevano pizzi e ricami alle estremità, ma se non avevi la pecunia ti dovevi accontentare del monogramma ricamato sulla stoffa. Quello non poteva mancare. Ce l'avevano tutti, uomini e donne, e su ogni capo di biancheria intima. Altrimenti, dopo il bucato, vai a capire di chi sono le mutande di uno o dell'altro. Molti tipi di mutande si allacciavano come i nostri moderni pareo, quindi potevano facilmente adattarsi a diverse fisicità e potevano anche essere acquistati già confezionati. Ma le classi alte continuavano a farsele fare su misura, lasciando alla bassa borghesia questa poracciata dei capi preconfezionati. Durante gli anni 20 del 1800 entrarono in voga una versione femminile dei pantaloni da uomo che appariva sotto gli orli leggermente rialzati di quel periodo. Passarono rapidamente di moda per gli adulti, ma furono mantenuti dai bambini fino all'era vittoriana. Alcune donne si confezionavano da sole le mutande per se stesse e per i propri familiari, perché non potevano permettersi di comprarle, oppure perché erano così pudiche da non volerle chiedere in negozio. In alternativa potevi tranquillamente non metterle. Erano considerati molto più utili gli strati di sottoveste. Il primo strato era costituito dalla camiciola. Era simile alla camicia da notte, molto semplice. Direi grezza. Era il capo più intimo e non doveva essere visto, ma doveva scaldare il corpo e fare da scudo tra la pelle e gli altri indumenti.
Erano indumenti simili alle camicie da notte, in lino, lana, più raramente cotone e per le signore più chic in seta. Erano a mezza manica o con spalline e la lunghezza variava dall'altezza del ginocchio alla caviglia. Poteva essere più o meno sagomata secondo le forme della donna che la indossava. Lo scollo era rotondo o quadrato, a volte ornato da 3 bottoncini. Anche le camiciole erano acquistate dalla sarta o nei negozi di indumenti preconfezionati. Sopra la camiciola si indossava il corsetto. Il secondo strato era dato appunto dal corsetto, quindi quando vedete dei film in cui il corsetto è indossato a contatto con la pelle, sappiate che sono scene poco accurate. Prima si metteva la camiciola e sopra il corsetto. Comunque il corsetto era di lino o cotone e assicurava il supporto necessario non soltanto per il seno, ma anche per il portamento. Poteva essere lungo fino ai fianchi, o novità del periodo, corto che finiva sotto il seno e assomigliava ai nostri reggiseni. I nuovi corsetti Regency erano meno costrittivi dei precedenti e di quelli vittoriani, che verranno dopo. Non era necessario stringere la vita sotto a un vestito a stile impero che l'avrebbe nascosta. Avevano le spalline e si allacciavano sul retro usando una corda. Era necessario l'aiuto di qualcuno per indossarlo. Erano disponibili in molti stili, alcuni più morbidi e semplici, altri leggermente steccati, alcuni per controllare la figura, altri per spingere il seno su e fuori, tipo i reggiseni a balconcino. Alcuni erano irrigiditi nella parte anteriore con un basque di legno o osso intagliato, che creava una postura dritta e separava i seni per l'effetto ansante, molto apprezzato all'epoca. Non tutte le donne indossavano i corsetti, alcune usavano solo una sottoveste steccata o addirittura solo una sottoveste con un nastro legato sotto il seno. Tutto dipendeva dallo stile ricercato, dalla forma di chi lo indossava e dall'investimento finanziario che poteva fare. Una curiosa usanza era quella di mettere un mazzolino di lavanda in cima al corsetto quando ci si doveva recare a un ballo. Immagino che sudassero parecchio ballando e i deodoranti non esistevano. Quindi qualsiasi cosa che profumasse era ben accetta. Il terzo strato era la sottoveste. L'ultimo degli strati più usati era la sottoveste o petticoat. Era a metà tra il capo intimo e il vestito. Era infatti pensata per essere visibile. Come già detto, i tessuti degli abiti erano preziosi e difficili da lavare senza rovinarli. La biancheria veniva lavata spesso, ma gli abiti no. Perciò, camminando per le strade sterrate, le donne erano costrette a sollevare la gonna dell'abito per proteggerlo da fango, acqua e polvere. E come si poteva alzare la gonna senza mostrare le sensuali caviglie o peggio le scandalosissime gambe? Mettendo una sottoveste con il bordo elaborato, creato apposta per essere visto. A volte la sottoveste era ricamata ed elaborata per costituire una sorta di sottoabito e diventare parte dell'outfit, qualora si indossasse un abito con un colore complementare aperto sul davanti. La sottoveste poteva anche sbucare dalla scollatura e rendere il vestito più accollato. In questi casi la petticoat era di un materiale più elegante e pregiato, come la mussola o la seta. Sotto tutti questi strati di biancheria intima non possiamo dimenticare le calze. Le calze di solito erano lunghe fino al ginocchio, non erano sexy parigine alla Bridgerton. Erano in cotone o lana in inverno, o seta per i balli, e poiché le materie plastiche ed elastiche non erano ancora state inventate, erano fissate tramite nastri o giarrettiere. Erano sagomate con una singolare terminazione a punta sul piede. Alcuni particolari tipi di mutandoni avevano una fila di bottoncini con cui si potevano fissare le calze. Esistevano anche i reggicalze, delle strisce con 2 fettucce e gancetti che tenevano le calze, ma questo era un accessorio prevalentemente maschile. Le calze erano una parte importante anche dell'abbigliamento maschile, specie finché i pantaloni arrivavano al ginocchio ed erano perciò a vista. Le calze femminili erano di colori molto accesi e vivaci, un po' perché dovevano essere abbinate all'abito e un po' perché erano un indumento che difficilmente sarebbe stato mostrato al pubblico. Un po' come oggi tante donne adulte indossano calze con imbarazzanti disegnini e animaletti. Tanto non si vedono. Prima di parlarvi della biancheria durante il ciclo mestruale, devo aggiornarvi su un'importante novità.
Ho aperto gli abbonamenti al canale. Da oggi potrete far parte della nobiltà del regno di Vivian. A vostra scelta potrete diventare cavaliere di Vivian, conte o contessa, duca o duchessa, e avrete così accesso a diversi privilegi che vanno dall'essere ringraziati per il supporto, all'avere accesso in anteprima ai video, a poter vedere materiale esclusivo riservato agli abbonati. Cliccate sugli abbonamenti per vedere tutti i dettagli. E ora continuiamo con quello che usavano le donne Regency durante il ciclo. Come ho già detto nel video sul ciclo in epoca vittoriana, nel 1800 il problema del ciclo era piuttosto limitato. Vuoi che le donne entrassero in età fertile piuttosto tardi rispetto a oggi, verso i 15-16 anni, vuoi che ci si sposasse presto e quindi dopo si figliasse in continuazione. Insomma, di cicli mestruali una donna dell'Ottocento ne aveva ben pochi nella vita. Anche se limitato, però, il problema del sanguinamento ogni tanto c'era e andava arginato. Come le vittoriane, le signore benestanti solitamente sparivano nelle proprie stanze per qualche giorno, con dei panni di lino tra le cosce. Se invece volevi gironzolare in modo sconsiderato, ti fasciavi le parti intime e il sedere con un panno, modi pannolino per neonati. Potevi anche uscire di casa, a tuo rischio e pericolo. In epoca Regency fanno persino la loro comparsa tamponi interni, sempre in stoffa. A volte venivano anche abbinate sostanze assorbenti, come cenere e allume. La biancheria maschile. A differenza della biancheria femminile, quella maschile era veramente poca roba. Anzi, all'inizio del periodo Regency consisteva in un unico indumento, la camicia. Le mutande non si usavano, oltretutto i pantaloni erano ancora delle brache stile Settecento, corti e molto stretti, e le mutande sarebbero state scomode e antiestetiche. Torniamo alla camicia, che era considerata un vero e proprio capo intimo. Infatti non si indossava mai la sola camicia in presenza di una signora. Sarebbe stato come riceverla in mutande, perciò si metteva sopra un panciotto o una giacca da camera. Le camicie potevano essere in lino, cotone o seta. Erano lunghe, potevano arrivare al ginocchio e si infilavano dentro le brache. La fattura era morbida e svasata, con spalle scese. La lacciatura si fermava a metà del petto, in modo che si potesse sfilare dalla testa, e talvolta sul davanti era ornata dalle ruche, eredità del secolo precedente, bandite invece le ruche sui polsi. Il colletto delle camicie Regency era alto e negli anni diventò sempre più alto, man mano che i nodi alle cravatte si facevano più elaborati. Le camicie si potevano acquistare già confezionate, oppure farsele fare su misura da una camiciaia, una figura professionale apposita per le camicie. Con gli anni si diffusero anche i mutandoni da uomo. Erano di cotone, lana, lino ed erano molto più attillati di quelli femminili, perché dovevano essere indossati sotto a dei pantaloni più o meno stretti. Anche gli uomini portavano le calze, lunghe fino al ginocchio e fissate tramite fettucce direttamente alle brache, che erano i pantaloni corti usati anche nel Settecento. Mentre con l'avvento dei pantaloons, i pantaloni lunghi che si stringevano verso il polpaccio, si fecero largo anche i reggicalze, una striscia di tessuto o cuoio sistemata sopra il ginocchio, con due fettucce munite di gancetti, con cui si pinzavano le calze per essere tenute sollevate. Il colore delle calze, dopo che la moda delle brache fu passata, divenne prevalentemente scuro per gli uomini. Si usavano calze marroni, blu o nere. Se vedere le calze di una donna che sollevava il vestito per non sporcarlo era considerato piccante, le calze da uomo invece facevano spesso la loro comparsa quando i gentiluomini accavallavano le gambe, ma questo non suscitava nessuno scalpore. Quando gli uomini indossavano calze di seta, spesso usavano portare sotto di esse altre calze di cotone, per evitare gli antiestetici bozzetti che avrebbero creato i peli dei polpacci. Al culmine del dendismo, alcuni uomini seguirono le donne indossando anche il corsetto per stringere la vita e far sembrare il petto più largo. Cosa ne pensate della biancheria Regency? Immaginavate tutti questi strati? Io sono rimasta stupita del fatto che anche in epoca Regency alcuni corsetti fossero steccati. Ok, non erano restrittivi e rigidi come quelli che verranno dopo in epoca vittoriana, però me li immaginavo solo
come top sagomati, quindi piuttosto morbidi, senza nessuna stecca. Ricordatevi di venirmi a trovare su Instagram e TikTok. Ciao!